Abbiamo iniziato per Francesca. Ciao Elena. Ciao. Elena. No. Ellen. No. Miss Ma. Ecco. Iniziamo. Partiamo. 5, 4, 3, 2, 1. Mhm. Allora, mi appare lei. mm, sì, allora, direi che è un uomo però con i capelli lunghi ed è un cocchiere. Mi appare proprio in una scena dove conduce questa carrozza in un bosco e cerca di andare il più veloce possibile. Vita precedente. Sì. Dove sta andando? Allora, deve portare mm, la sua padrona, che è dietro, deve portarla urgentemente a, penso fosse l'ospedale, diciamo, di allora, eh, perché deve partorire. La sta cercando di portare urgentemente in un posto dove c'era il medico, o non lo so, dove sta. Comunque. Ti dà l'autorizzazione, Francesca? Sì. Ok. La cosa, ecco, questa cosa, quando gli ho chiesto l'autorizzazione, ok, prima io la vedevo di fronte, ok, mentre lei cavalcava, ok, quindi dietro vedevo la carrozza. Quando le abbiamo chiesto l'autorizzazione, mi ha fatto sì con la testa, si è girata la scena, ok, quindi vedo la direzione dove sta andando e davanti ci sono un sacco sono apparsi un sacco direi demoni che fluttuano. Mm. La partoriente chi è? Qualcuno che è nella vita di Francesca? Allora, non so se ha una figlia femmina, ma mi ha detto la figlia. Ok, non posso sapere se è lei o no perché l'immagine di Francesca è disattivata. Mm, no, non ha una figlia, Mm, ha un maschio. Quindi chi è? Di quella vita la figlia? È la figlia del cocchiere? è la figlia del cocchiere. No, allora no, era sua figlia, allora comunque in un'altra vita, perché non è la figlia in quella vita lì, non sono parenti. E non è No, il maschio qua, l'unico figlio di Francesca. no, è la figlia in un'altra vita. Va bene. Vibrazione di Francesca. 2 figli. 11 miliardi, Percentuale di consapevolezza. 118%. PSP. 43, Ok. 57, Vite precedenti. 2938, Cervello. 8.8. Nome del progetto. Eh, cordata, Perché? perché la vogliono legare ad altri, a tanti di loro, ehm,
in teoria loro la vogliono legare a tanti di loro e far vivere tutti questi con la sua energia. Cioè, lei è la capocordata e tira su tutte le entità, in sostanza. Sì, Alimenta tutte le entità. sì. Così come il capocordata, che poi non è vero, però vabbè. Cioè, è parzialmente vero. Sì, è certo è importante il primo perché mette i picchetti quelli giusti, ma non tira su nessuno. No, infatti Però diciamo che è questo. è collegata proprio, no? Sì, quindi ci sono dei Nome della collegamenti. PS. Forbice. Nome della PE. Ma mi viene più totem, perché era un'immagine, mi faceva vedere un totem con le ali aperte. Indiano d'America. Nativo americano. Mhm. Vediamolo adesso tra poco. Causa esoterica, se c'è, della pessima connessione. Anche disattivando il video, Francesca aveva un audio di pessima qualità. Io direi che è una cosa sua, mm, è il modo con cui la bloccano dalla sua evoluzione sempre, e anche qua hanno provato e fanno un isolamento, è come se la mettessero chiusa in una rete che potrei dire bianca, che filtra tutto ciò con cui le entra in contatto. Quando è utile isolarla, quindi per Sì, esempio il certo, giorno sì, sì, della sua sì. sessione. Mm. Ok. Lei sente che è così. Ok. Causa esoterica della sua indecisione. Entità mentale di livello 3. Vediamole tutte. Sì, 2, 3 e 5. Quella di livello 3 è proprio la chiamerei bivio. Eh, ehm, spaccatura, direi, ecco, la PS forbice indica proprio questa cosa qua. Ci sono due vie, non ce n'è una via che lei vede si spacca sempre in due Mm. e quindi non sa mai quale prendere. Ecco. Mm, 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 mm. Bivio 2. Bivio. La di livello 2. Livello 5. 3, livello 3. Ah, livello 3. Ma non era indecisione livello 3? È quella, cioè Ok. proprio in quel senso lì, vedo proprio la rinominerei bivio. Ok. 2. La 2 invece è la sua, eh, la chiamerei autostima uguale 1. A me non è 0. No, no, Io mi ha fatto sono vedere ottimista. 1. Ok, perché? Perché questa entità mentale le fa sempre credere che non è mai adatta alla situazione in cui è. Cioè, è sempre inferiore, non è mai adatta, non è mai all'altezza, non è mai eh, capace abbastanza, non ha mai le caratteristiche sufficienti, non ha mai l'intelligenza sufficiente, non ha mai la forza sufficiente, è sempre minore di quello che le fa credere di essere sempre inferiore a quello che serve. 5. Allora, la 5 è proprio questa mm, attaccamento morboso alla famiglia, che lei fa anche con fatica, nel senso l'immagine che mi fa vedere è lei che deve fare proprio cioè in eterico la vedo tirare le corde di tutti verso di lei, che quindi ogni corda è una persona che tira verso di lei con enorme fatica. Cioè, mm, c'è proprio questa immagine, come se lei fosse in mezzo al mare con il mare agitato e
ogni persona fosse una barca da tirare verso di sé e fa fatichissima proprio, no? Ok, ma è quello, lei è incastrata in questo loop. Quindi incastrata. Sì, In entità eteriche. ci sono tre demoni che sono quelli che c'erano anche in quella vita là. Sono come se fossero, La carrozza dei cucchieri. sì, come se fossero dei fantasmi ma tutti neri invece che bianchi. Secondo universo. Sì, il secondo universo. Mm, poi c'è un falconiforme, una grossa aquila. Mm, e sotto c'è una grossa aquila e sotto piatto c'è un'aquila, lo stemma dell'aquila. Sai, Mm. tipo, mi sa tipo quella che c'è su... Chi è che ha lo stemma qua dell'aquila? Beh, gli Stati Uniti. Quella con la testa bianca. Ecco, sì. Mm. È il simbolo degli Perché lo Stati vedo Uniti. sui Marine. Ah, ce l'hanno i Marine, quello. Sì, forse. Ecco. Può essere. Beh, ecco sì, infatti. Mhm. Poi? Sì, dicevi? Ehm, e poi c'è una mantide. Ok. DL, hai detto? 3. Impianti. È una stella a 6 punte, tipo una stella a 6 punte, tutte uguali però, quindi come se fossero sì, dei raggi. Piatta in mezzo alla testa ed è quello mentale. Mhm. E a seconda di quale entità mentale lo sta utilizzando e di come, in quale situazione è, si illumina una punta piuttosto che un'altra. Utilizzano il filtro dei pensieri attraverso una punta piuttosto che attraverso un'altra. Poi c'è una qua, proprio qui sul petto, partendo dallo sterno e poi che si irraggia verso tutte le costole, ok, di Francesca. C'è un impianto che ha proprio la forma dello sterno e dell'inizio delle costole. Ehm, viene utilizzato quasi per bloccarle il respiro, per farla sobbalzare. Ehm, è come se a volte le partisse dell'ansia improvvisa ed è provocata da questo impianto qua. Quando lei si approccia a fare qualcosa che va oltre gli schemi, che va fuori, che va verso la sua evoluzione, quindi che esce dalla sua routine, quando lei prova a fare qualcosa diverso dalla routine, le parte un po' quest'ansia ed è provocata proprio da questo impianto. Va bene. E poi ce ne Ciao. sono altri due, scusa. Dimmi, dimmi. Le ginocchia, ci sono due impianti interni qua alle ginocchia che sono collegati tra loro ed è per tenerla ferma, per non farle fare passi troppo grandi, mi viene da dire. Causa esoterica del dimenticare le cose, della distrazione. Sì, direi che sono l'entità mentale 3 insieme anche alla 2, nel senso è come se mm, c'è il bivio, non sa cosa fare, la 2 dice non sei all'altezza, va in confusione, si dimentica le cose. È più una conseguenza indiretta dell'azione di queste due. Causa esoterica dei sogni e dei viaggi nel tempo.
Allora, sì, i viaggi nel tempo lo vedevo già prima. Allora, la sua PS, che prima ho visto un po' più in generale, adesso nel particolare, è la sua PS che utilizza i sonni di Francesca per andare a vedere, a pescare delle informazioni, direi in altri luoghi e anche nelle sue vite passate. Prima, Mhm. mentre parlava, è come se io l'avessi vista, che era tipo eh, una- mm, un, un comandante di un esercito durante la rivoluzione francese, quindi l'ho proprio visto vestito con la divisa e quei capelli tipici che avevano gli uomini, no? Con quei Mhm. ricci così, ecco. Ed era lei. Quindi spesso la PS che va a prendere spunti e informazioni in altre vite e altre linee temporali, altri universi anche a volte. Beh, sono quasi 3000, Mm-mm. quindi diciamo che ci sta. Sì. Ok. Passiamo al diavolo e a Gesù. Mm. Vede il diavolo, visione del diavolo, visione di Gesù. Mhm. Chi sono? Ehm, allora, sono quei demoni lì, quei tre demoni, ok? Mm. Sono i suoi tre demoni. Diciamo che questa rappresentazione che hanno avuto è far credere a Francesca che c'è eh, mm, C'è il diavolo e c'è sì, Gesù. sì, 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 però l'energia che ti aiuta, quindi a cui ti devi affidare e devi stare attenta per affidarti e per allontanarti dall'energia negativa, ok? Ma è semplicemente azione, della stessa forza, che sono questi tre demoni, per far sì, di cercare di riagganciare Francesca. Beh, come si chiamano? Questi tre? Mm. Pingo, Pongo e Pango? Jimmy, Timmy, non mi ricordo i tre porcellini. Jimmy, Timmy, Tommy, Qui, qua, qua. qui qua qua, No. i 3-3, i 3-3 I tre dicevano, dell'Ave Maria. i 3 dell'Ave Maria, come si è raffinata, i 3-3 meglio. Qui dicevano, ma quanto è bella Marina su, ma così ridono tutti adesso. Che poverina bella non era. Ma l'ho detto a bassa voce, magari non ha sentito nessuno. Mm. E come si chiamano i tre demoni? Ca- allora. Castar, Con la K. sì. Pristuk Mm. e Kestin. Kestin. Sono contenti di sentirci, No, di vederti, di vedermi, di vederci. no. Facciamo il gioco di parole, di vedersi. Tre specchi davanti a Castar, Pristuk e Kestin. Non si sono mai visti. Penseranno uno dell'altro, guarda quanto è brutto lui, io sarò bellissimo. Ma non hanno gli specchi. Non c'è Oh. Ikea con i suoi specchi da 10 euro. No. Ognuno vede se stesso, che succede? Fanno quasi fatica a elaborare l'informazione. Mhm. Mm. È come se non avessero il dato, quello che mi viene da vedere, è come se non avessero il dato che eh, quello che sono
possa apparire uguale dall'altra parte. Non so se... Cioè, è una nuova informazione che non sono in grado di comprendere. Ok, Mm. gliela facciamo comprendere noi. Questo che loro vedono sono loro. Quindi, se ognuno di noi è Dio di se stesso, loro sono così. Il loro Dio è quello. Il loro Dio è quello. No, dicono no, no. No, 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 chi è? Moloch, diavolo, Satana, Sì, bla bla. sì, là dietro. Sì, Ma è mi così, dicono. Elena? O loro hanno la possibilità di agire per se stessi? Ma loro nello specifico no, sono solo ologrammi con informazioni. Non hanno PS, No, quindi non sono un dio di un cazzo. no. È sempre sboccata, sei però. Cosa vogliono dire a Francesca? La accompagnano da lungo tempo. Sì, Adesso il cocchiere che sia un'antica di vita o la penultima, poco importa mm, perché comunque è una vita importante. mhm, Loro erano lì, probabilmente abbiamo più o meno capito che l'immagine proposta dalla PS di Francesca non è relativa a questo parto, perché la partoriente e il partorito non sono nella vita di Francesca, quindi sì, no, no. simbolicamente lei ha fretta, ma insomma, ma c'erano i tre demoni che ci Eh sì, sono ancora, esatto. quindi Mm, direi che quello è il senso. sì, infatti, sì. Il linguaggio simbolico della PS l'abbiamo tradotto anche questa volta, Mm, scoperto anche questa volta. sì. Mhm. Perché la seguono? È un progetto, è uno dei tanti progetti e questo progetto è quello di cercare, se si riesce, di interferire sempre la stessa PS, Perché? legarsi sempre alla stessa PS. Si ottengono più risultati così. Ci stanno provando. È come se fossero convinti che così riescono ad abbassare sempre di più le vibrazioni. Mm. È come se fossero convinti che tutte le volte che la PS si rincarna riparte dalla vibrazione bassa che loro hanno portato fino alla fine della vita nell'altro corpo. Stanno sperimentando questa cosa. Non funziona, ma è come se pensano che ci sia un qualche escamotage che non hanno ancora trovato per fare questo. Molto bene. Mhm. Quindi visione e diavolo sono la stessa roba. Sì. Diano d'America, nativo americano, c'è sia nelle visualizzazioni, Mm. sia È il nome della... nel nome della PE, totem, causa Sì. esoterica. Allora, questa è un'altra vita passata in cui c'è un'altra, questa interferenza, anche questa deriva da là. Eh, Falconiforme è legato al simbolo degli Stati Uniti, questo falconiforme è legato al simbolo degli Stati Uniti, a quell'energia lì, quindi quel simbolo lì porta questa energia qua del falconiforme, che è di Odino, quindi, Mhm. eh, e in quella vita là lei era un indiano d'America ed è stato ammazzato dagli americani. Vabbè. Va bene, tutto è bello, ma non così bello. No. Causa esoterica dell'attaccamento eccessivo alla famiglia. Allora, un escamotaggio, allora, entità mentale di livello 5 insieme alla mantide. Allora, la mantide fa sì che ehm,
eh, ammaglia Francesca facendole credere che eh, s- mm, la cosa importante di questa vita è prendersi cura della sua famiglia. La cosa importante di questa vita è che preoccuparsi che tutti i suoi familiari siano in salute, siano felici, stiano bene. Mm. Ok? E questo viene supportato da un'entità mentale di livello 5 che la aggancia proprio, fa sì che lei sia sempre, che sprechi tutte le sue energie per tenere tutti vicini, tutti uniti, tutti omogenei. Ok? Le Mhm. vibrazioni molto basse e non ha né la forza né la voglia né il pensiero né il tempo per pensare a sé, proprio cancellato tutto. Annullata. Sì. Perché? Perché così non va, non evolve ehm, e non va avanti nella sua consapevolezza. La cosa forte, il nostro potere è proprio nel essere centrati su di noi, pensare a noi, anche perché è l'unica cosa che possiamo fare, è l'unico diritto che abbiamo. Non abbiamo il diritto di intervenire nella vita di nessun altro ed è anche, non abbiamo neanche il diritto di aiutare nessun altro, perché ognuno ha il diritto di fare la propria esperienza e quindi prendersi la responsabilità della propria esistenza. E questo fa sì che ehm, cioè le entità, tenendola sempre lontana da se stessa, fanno sì che lei non evolva e quindi bloccano completamente la sua evoluzione e la sua consapevolezza. La PS ha voluto questo e per far sì, ehm, per cercare, diciamo, di evolvere e cercare e provare a vedere se c'era un modo per poter uscire da questo meccanismo e trovare una via, una piccola luce che andasse verso l'evoluzione. E Francesca ha visto questa luce che la PS le ha fatto vedere e l'ha colta. Una è, dico, seguire le sessioni, poi è capitato che ne ha viste altre e quindi ogni tanto fa qualche pezzetto di evoluzione, sempre di più. Non finisce le cose. E interviene sempre l'entità mentale di livello 3, quindi magari c'è il bivio, boh, prende coraggio, sceglie una via, dopo poco e ricompare l'entità mentale di livello 3 e ricrea il bivio, quindi non le finisce e va magari dall'altra parte. Continuano a boicottarla in tutto, proprio sì, è sempre bloccata, sempre a metà, sempre bloccata a metà, tenuta all'oscuro delle cose, quindi con un filtro che le mostra delle cose diverse da quello che sono. Mhm. Sì, proprio una realtà diversa da quella che è veramente. C'è anche tutta questa parte qua, quindi è come se anche quello per far sì che lei vada nella direzione da loro voluta, quindi verso gli altri, le nascondono il più possibile anche la realtà di com'è, cioè le appare diversa da quello che è in realtà a livello concreto. Causa esoterica del fatto di considerare questi due eventi quelli più importanti della sua vita, la conoscenza e il matrimonio col marito, la nascita del figlio. Diceva che non si è sposata, però la conoscenza credo. Agno. Mhm. Eh, e della nascita del figlio. Sì, è proprio. Allora, addirittura direi che hanno fatto in modo che lei conoscesse il compagno e che suo figlio nascesse in quel momento. Hanno fatto in modo che questi due avvenimenti avvenissero quando lei aveva l'energia perfetta, le vibrazioni perfette per far sì che si agganciasse quel meccanismo ancora ulteriore dell'entità mentale di livello 5, quindi dell'attaccamento alla famiglia, sempre verso di lei, tutto unito, tutto che va bene, tutto così. Causa esoterica del fatto che dopo la nascita del figlio
aumentano le difficoltà nella sua vita. Figlio e compagno che chiamiamo nel cinema, anche la sorella. Tutti e quattro davanti. Che il figlio più piccolo è venuto, o più grande. Io vedo uno più grande e uno più piccolo, uno più bimbo proprio. Allora, le rendono, come dicevo prima, le rendono la realtà diversa da quella che è, che lei vede, quindi gliela fanno vedere ancora più impegnativa e con più dispendio di energia di quello che in realtà potrebbe essere, per mantenerla lì, perché sanno benissimo che qualsiasi spazio vuoto loro, l'entità mentale, l'entità in generale dovessero lasciare, qualsiasi spiraglio di tranquillità o di luce dovessero lasciare, Francesca la coglierebbe al volo e andrebbe verso, sparata verso la sua evoluzione. E questo loro lo devono evitare a tutti i costi. Quindi le mostrano la realtà molto più complicata di quello che è. Causa del fatto di sentirsi sbagliata. Entità mentale di livello 2. Portale Aureo. Tutti i parenti di Francesca all'appello ed in particolare il nonno. C'è una cosa strana che non vedo mai. C'è un gruppetto di 7. Allora, sono 131, poi mi fa vedere 138, poi 131. Allora sono andata a vedere cos'è sta roba e c'è un gruppetto di 7 che continua a fare, che si avvicina e poi si allontana. Sette persone, Se- sembrava una setta no, al 7, plurale. 7. Bene. 7 persone, un gruppetto di 7 Allora, al mio persone. 3, i 7 sono dentro o fuori? 1, 2, 3. Fuori. Ok. Perché erano indecisi? Perché erano indecisi. Cioè, perché boh, Tutti loro. non vibravano giusti. Boh. Ok, nonno. Mhm. Allora, si presenta con una torta di compleanno. Tanti auguri a chi? 53, c'è sopra 53. A se stesso. Anche Francesca non ha 53 anni, mi sa. No, infatti, no, no. Sì, può essere così. E lui ha Mhm. 53 anni? Lui è Cioè, 50. è lui che si festeggia il suo Sì, 53esimo anno? Perché? lo vuole festeggiare con Francesca e tutti quanti. Ma cosa è Lo successo? vuole rifesteggiare. Non penso sia morto a No, 53 anni, credo no, più no, no, avanti. infatti, più Può avanti. No, no, essere, no, infatti. ma che è successo ai suoi 53 anni? Che cosa vuole ricordare con piacere? La nascita di qualcuno. Ma un nipote, ma non diretto, cioè non come nonno, come zio mi viene, Vabbè. non so. Magari anche di un'altra vita. Vic, Mm, mm, mm. e appena l'ha presa, ci racconta se era lui che si è messo in contatto dopo la morte, sua morte, con Francesca, facendo tutta quella cosa che è successa in camera da letto, tra cui la caduta della sua foto, del nonno, e della foto di Francesca. Mhm. Sì, dice che era lui e dice che voleva aiutare Francesca. Perché?
In La vedeva cosa? affaticata, quando la vedeva affaticata voleva aiutarla, voleva supportarla a livello energetico e ehm, cioè lo vedo quasi in ansia anche lui quando lei era affaticata e era come se di qua avesse tipo una pompa, sai quella che si usa per fare aria al fuoco per aumentarlo Mhm. davanti ai camini, ok? Come se pompasse l'energia a Francesca e quella sensazione che lei aveva era eh, questa cosa che lui creava. Mm. Ha rispettato quando lei gli ha detto basta, lui ha smesso con quel meccanismo là. Mhm. E dice però che ha dovuto avere qualcosa di concreto, adesso non mi ricordo da quando è iniziata, mi sembra forse aveva fatto una meditazione, vero? Un lavoro del genere. Mhm. Ok, quindi aveva bisogno di qualcosa nella Matrix da cui iniziare e anche per uscirne hanno necessità di fare qualcosa nella Matrix e quindi ha fatto cadere la foto. Cosa vuole dire a Francesca adesso che ha la Vic nella pancia? Adesso si vede che cioè, per lui è chiaro che ha fatto bene a volersi staccare da questa cosa perché si rendeva conto che era più un danno che un guadagno per Francesca, il suo aiuto, il suo tentato aiuto. Con la Vic lo vede. E la vuole anche tanto ringraziare per questa opportunità, perché lui ne aveva la necessità di staccarsi da dove era rimasto incastrato, non lo sentiva bene, la sentiva come una cosa pesante. Mhm. C'è un altro disincarnato che vuole presentarsi con un microfono in mano, cioè che vuole lasciare un messaggio. A questo proposito, Francesca era molto indecisa ed è lì che ci ha confessato che è un po' indecisa. Mm. No, magari. C'è viene una zia, forse penso una prozia, che faceva mi fa vedere tipo era un po' strega tra virgolette, nel senso che era un po' veggente e mi fa vedere che utilizzava i fondi del caffè, le tazzine per leggere queste cose e lo sta facendo anche, lei lo presenta in maniera molto come se fosse, cioè, orgogliosa, quindi dice lo sto facendo ancora, glielo faccio sempre a Francesca. Lo Mm. chiede. Vuoi? Ti dice a te, chiede a Che, te. che Sono cosa? ri- No, no, Vic. Scusa, No, Eva. Ma? ma Vic. Ah, le magliette Ma sono online in vendita. I proventi direttamente nelle mie tasche. Quindi ha smessa questa roba. Sì, 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 anzi ha visto assolutamente no. Era incastrata in interferenza, si prendevano tutta l'energia, le interferenze attraverso di lei. Mm, mm. Ok. Vuole dire qualcosa? Mm, no, si è collegata alla PS di Francesca e hanno vibrato assieme. Ha fatto questo movimento, la loro energia, quindi è uscita la sua vibrato insieme a quella di Francesca, ha fatto tipo un cerchio così e poi si sono salutate.
Va bene. Salutiamo tutti. Mhm. Tutti nel portale Aureo. Sì. Mhm. Sì. Bene, Francesca con i suoi impianti, i suoi tre demoni, le sue tre entità mentali, il Mhm. falco, la mantide, i tre DL. Mhm. Vuole chiuderla qui? Sì, vuole andare al cluster e buttare via tutto. Ok, andiamoci allora. Mhm. Sicura che non vuole tenere cordata il suo progetto? Lei che Ma si no, trascina tutte le entità foraggiate dalla sua energia. Ricordiamoci che lei foraggia con la sua energia le entità perché le entità non esistono e lei è Dio. infatti Yes è uguale Dio. se ne è molto resa conto. Sì, ma io mi Sempre. rendo conto che molti non si rendono veramente conto Mm. di quello che vuol dire. Non siamo assolutamente preparati a pensare che noi siamo Dio. Mm. E chi ti credi di essere? La prima Mm. risposta è quella. È arrivato. E Mm. adesso. Un divino è sempre fuori. Il Mm. divino è fuori. Mhm. Il divino è fuori. Noi inquiniamo, sporchiamo, rubiamo, siamo cattivi, andiamo in bagno e facciamo i bisogni, siamo sporchi, noi quindi non siamo il divino. Ogni film parla male dell'uomo, l'uomo che ha distrutto il pianeta, l'uomo che causa le Mm. guerre, l'uomo che caccia gli animali, l'uomo è cattivo. Come fa l'uomo a aver creato tutto? No. Mm. L'uomo e l'anima sono la stessa cosa, ovviamente, in una visione parziale, approssimativa e alla Carlona. Mm? Mm. Mhm. Mhm. Vuole andare al cluster? Sì, sì, è dentro il cluster adesso. Cosa vede? Allora, ogni vita è un petalo. Di uno stesso fiore, però ogni petalo ha un colore diverso. Mm. Ha aperto il portale definitivo Mhm. e butta tutto dentro. Va bene, falle creare un ad eternum. Quando l'ha fatto ed è accettabile o anche molto buono, lo mettiamo qui. Mhm. Ok, l'ha messo. Mhm. Sì. Avatar. Mhm. Come lo vedi? Allora, come un ciclista, è vestito come se fosse un ciclista che sta, però di tantissimi anni fa, quindi con un casco tipo una cuffia, degli occhialoni grossi così. Io Bartali, tipo. Ecco, sì. Mhm. Ehm, che è tutto come se stesse facendo una corsa di bicicletta che sta scrivendo sul computer. Mhm. Tutto frenetico. Assomiglia a Coppi o Bartali. Coppi è quello col nasone, Bartali è l'altro. Più l'altro. Mhm.
sì, deve arrivare primo, lui deve arrivare prima di noi col computer, scrivendo. Ok. Gli facciamo una bella galleria in portale definitivo Mhm. e va a finire sul Giro d'Italia lì dentro. Il programma che è arrivato uno. È arrivato uno. Ciao mamma, sono arrivato uno. Qualcuno lo diceva, non ricordo più, forse proprio Coppi. Fatto? Mhm. All'Eternum, anche qua. Messo. Molto bene, nuova vibrazione. Considerando, correggimi se sbaglio, che impianti, entità eteriche, entità mentali, progetto cordata e tutto quel che abbiamo visto non ci sia più. Mhm. Non mi sbaglio? No, non ti sbagli, Ok. è via tutto. Nuova vibrazione. 137 miliardi, Bene, nuova consapevolezza. 149, PS. 63, Vite. 2345, Ah. Un terzo scarso, meno, in meno, cervello. 9.3. Molto bene. Demoni non pervenuti? No, Ma esistono? Sono staccati sicuramente da Francesca. Esistono ancora? non quelli. Cioè, quei demoni programmi erano nati per la PS di Francesca, adesso quindi non ci sono più. Ce ne sono di simili per altre PS, ma quei tre lì non ci sono più. Bene. Compagno, figlio e l'altro figlio nel cinema cosa fanno? Mhm. Ce n'è uno che è molto attivo e continua a saltare a fare così, dice voglio fare anch'io, mamma lo voglio fare anch'io. Così. Come sempre nel cinema non solo si può vedere lo schermo, ma si possono prendere anche le VIC, le sottolineo perché era sì, ad Eternum. Questo. Se vogliono possono farlo, lo fanno? Sì, 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 sì. Il compagno lo guarda ammirato, guarda tutto ammirato, guarda anche Francesca in maniera ammirata. Cioè, la guarda, sì, tutto lì che ammira così. Ehm, è come se vedesse per lui un vuoto per arrivare là. Vorrebbe arrivare, ma vede troppo spazio tra lui e arrivare dove è Mm. Francesca. Va bene, Non so come fare. messaggio finale di Francesca a se stessa. Finiamo comunque il suo film, che può Mhm. essere di insegnamento a loro. Sì. Diciamo che il tuo obiettivo, il nostro obiettivo, dice la PS, è quello di eh, mm, donare lo stesso amore, ma in maniera molto più neutra e consapevole. Eh, goderti la tua famiglia comunque, ma non è necessaria la fatica e lo sforzo.
può essere tutto molto bello senza tutta questa fatica e energia, senza tutto questo carico. Mhm. Eh, puoi imparare a vivere nel qui e ora senza eh, dover programmare tutto e avere tutto e tutti sotto controllo. Mi fa vedere lei mm, che allora impara, la vedo proprio che impara a vedere quando, direi da subito, la prima cosa che probabilmente lei di cui inizierà a essere consapevole è la sua parte che mette verso l'altro di prendersene carico, ok? È come se avesse cambiato gli occhiali da vista e adesso vede eh, eh, mm, il suo prendersi carico, quella parte lì della relazione, ok? Mhm. Se ne distacca in questa maniera. Nel momento in cui lei si accorge, con le mani fa così e alza un muro di vibrazioni alte e la sua azione sarà molto più neutra e quindi la farà in maniera molto più rilassata. Mi fa vedere questa immagine. Benissimo. Lei come la vedi in generale? Il cocchiere esiste ancora? No, il cocchiere non esiste più. Allora, non esiste più quella vita, ma come se prima di non esistere più fosse stata modificata, nel senso non c'era più la fretta e non c'erano più i demoni. E poi è sparita, si è distaccata da Francesca. E c'è un'altra PS che la sta vivendo, no? Anche se in teoria è Mm. passata, ma la vive un'altra PS perché a lei non serve più. Molto, molto, molto interessante. La vedi bene? Sì, la vedo bene, la vedo più rilassata, la vedo più shanti, mi viene da dire, più tranquilla, Pace con meno se stessa. tesa, esatto, meno tesa e meno... Va bene, abbiamo finito.